Ciao amici, ben ritrovati. Oggi vi parlo di una simpatica canaglia, il Noodlers Bay State Blue. Simpatica canaglia perché è simpatico, è bello, è un inchiostro con un colore direi quasi unico nel suo panorama. Canaglia perché incrosta tutto quello che è possibile incrostare, pennini, alimentatori, guarnizioni, di tutto. È un inchiostro che purtroppo è difficile da mandare via, da pulire una volta che si è fissato alle parti della penna. Allora ecco perché per esempio lo sto utilizzando sulla Preppy, perché comunque si smonta in un attimo, si pulisce e poi tutto sommato insomma non mi arrecherebbe un danno enorme se proprio ecco, la rendesse inutilizzabile. Per cui insomma la utilizzo su certe penne, prevalentemente comunque penne che siano facili da smontare, al di là del prezzo, perché comunque anche penne da 20-30 euro via ci possono stare nel momento in cui basta un attimo per tirare via il pennino, staccarlo dall'alimentatore, pulirlo per benino e poi ricominciare a scrivere con altre tinte. La tinta però è una tinta unica, è bella, satura, piena, vibrante, si vede di notte, non lo so. Anche se canaglia, nuovamente, perché canaglia? Perché comunque dovrebbe essere, qualcuno dice anche resistente alla luce, ma non è poi così resistente alla luce perché insomma, sbiadisce abbastanza. Quindi finché lo teniamo nel cassetto, nei nostri blocchi, insieme ad altri fogli è un conto, esposto alla luce le cose cambiano un pochino. Ma procediamo con ordine. Calamaio da 90 millilitri. E l'inchiostro è un inchiostro che comunque sta attorno ai 14, 15, 16 euro per il calamaio. Quindi ne fanno un inchiostro anche tutto sommato economico, cioè nella parte della classifica degli inchiostri che costano meno. La qualità c'è tutta, sia nella formulazione. Parliamo ovviamente della parte, quella dinamica del riscontro visivo e non in quella funzionale relativa alla penna, perché ne abbiamo già parlato, e soprattutto questa tinta a conquistare. Il calamaio, come tutti i noodlers, ve lo ricordo, mi raccomando, prodotti in America, quando li aprite, occhio perché sono colmi proprio fino all'orlo, quindi non apriteli pensando di aprire, che so, un calamaio di un'altra marca, un po' inclinato, eccetera, perché andate a fare i disastri. Il tappo è un tappo in plastica anche abbastanza deformabile, non è che insomma non c'è stato verso il tappo lo sforzo più sentito dell'azienda, però comunque fa il suo lavoro. A volte si incastra anche il tappo, quindi va un pochettino, ci va un po' di fatica. Una confezione che diciamo non ci offre molto di più, se non invece l'etichetta, che sono delle etichette che secondo me potrebbero persino essere collezionate, da quanto sono diverse l'una dall'altra, come richiamino i vari nomi degli inchiostri prodotti per l'appunto nel Massachusetts. Vi ho presentato fra gli altri proprio il 54esimo Massachusetts, che è un inchiostro molto controverso anche questo, però non possiamo dimenticare per esempio la Pache e altri inchiostri di questa azienda come il Nero, che sono inchiostri più che mai validi. Andiamo a metterlo alla prova, non prima di avervi descritto un pochettino quello che sensorialmente ci si presenta. Guardate, lo si vede già anche nelle filettature del tappo, quanto magenta, quanto rosso proprio possiamo dire sia presente, così come nel collo del calamaio, ma nel collo del calamaio ci sono anche non lo inclino più di tanto perché è abbastanza pieno, ci sono anche dei residui, sono gli stessi che poi, ahimè, troviamo anche nelle nostre penne. Riuscite a vederli un pochettino all'interno, anche proprio dentro l'inchiostro, il pigmento essiccato, e questo va ad otturare, a creare un po' di problemi. I riflessi che ci sono dei riflessi meravigliosi, perché si sposta dal blu ad un azzurro, al magenta, persino al blu scuro. E poi vediamo che cosa ritroviamo invece sulla carta. Dal punto di vista del scusatemi, ho dato una sniffata troppo forte, quasi da sommelier. Dal punto di vista olfattivo sì, ha un odore che insomma non è invitante, quindi, quindi bene così, non viene voglia di berlo. Un odore che però non traspare, almeno al mio naso, quando si va a scrivere, se non proprio
se abbiamo il pennino sotto e siamo abituati ad inclinare molto la testa per avvicinarla al piano della scrittura. Come al solito comincio con una prova sul blocco Rhodia. E intanto, come sempre, ogni volta che mi ritrovo con questa penna, guardate tra l'altro che razza di incrostazioni, insomma, come addirittura togliendo la cartuccia spesso si macchia anche il collo, insomma, veramente è un inchiostro un po' problematico. Dicevo, ho mai parlato male di questa penna, è impossibile, è una penna veramente fantastica per quello che costa. Platinum Preppy, questo è lo 02. Scorrevolezza, assolutamente. Questo è il Bay State blu. Andiamo a vedere anche per dopo se mi passa il foglio. Questa è una tinta, io oserei dire, unica nel panorama, nel senso che, non so se vi è capitato, ma quando trovate qualche scritto che avete effettuato con questo inchiostro, riconoscete immediatamente che si tratta del Noodlers. Non c'è possibilità, insomma, di scambiarlo con altri inchiostri, se non con qualcuno che vi mostrerò dopo, ma comunque, secondo me, questo resta davvero unico nel suo genere, nel bene e nel male, lo abbiamo detto, con i suoi vantaggi, con i suoi pro e contro. Guardate che bella tinta di blu. Un blu che comunque potrebbe, a seconda del pennino, anche divenire quasi un azzurro forzatamente scuro ma vibrante, un azzurro intenso, un azzurro anche con una componente un po' rossa, ma comunque veramente di tutto rilievo. Passa il foglio, insomma dipende dai fogli, dipende dalle punte, perché con un pennino come questo sottile no, ma con pennini un pochettino più generosi e carte magari più propense per la loro conformazione, per la loro produzione delle fibre, a volte si passa e passa parecchio. Lo spiumaggio c'è, nel senso che è un inchiostro che evidentemente ha molto da dire, mettiamola così, e a volte può effettivamente produrre dei segni che non vanno a penetrare subito, immediatamente le fibre della carta, ma tendono a spargersi anche in senso orizzontale alla carta e quindi soprattutto su certe carte, lo vedremo magari nelle prove ravvicinate, si crea qualche effetto. Eccolo qua. Un inchiostro che tutto sommato non ha una gamma particolarmente ampia, nel senso che una volta centrata la tinta, asciugato e comunque a meno di avere un pennino flessibile che varia il flusso dell'inchiostro, la gamma è quella, il colore è quello, la tinta è quella, e per fortuna che è una bella tinta. Guardate veramente anche come su una carta buona, un pennino comunque sottile, riesca a mantenere bene la finezza del tratto, cosa che su altre carte invece capita un po' di meno. Allora questo è come sempre l'altro riscontro, che è quello del Pigna Style, che è una carta diversa e parecchio da quella Rhodia Uniblank, in questo caso con la stessa penna, perché sto parlando della Platinum Preppy, eccola qua, e abbiamo un tratto che è un po' meno preciso, è un po' meno ristretto. Allora qui possiamo capire quanto la carta sia determinante, dato che l'inchiostro è lo stesso, il pennino è lo stesso, ma il tratto, come vedete, è molto più preciso qua, più sottile, più rifinito su Rhodia rispetto che sulla carta Pigna. Anche la tonalità, per quanto resti molto simile, perché vedete resta molto simile, facendo anche la tara sul fatto che questa che stiamo osservando di Rhodia l'ho appena messa giù, questa invece ha almeno 3 settimane questa prova, proprio per andare a vedere il riscontro. È invece più giovane come
tempo di posa questo pennino Italic Broad, se non sbaglio. No, credo sia un pennino B della Pilot. Questo invece ha un paio di giorni, e si può notare comunque che anche a distanza, vedete, di una settimana rispetto a 3, non cambi molto. Significa che una volta che l'inchiostro è asciugato, e asciuga anche abbastanza presto, poi la tinta rimane stabile, e anche il pigmento è un pigmento di qualità, perché vediamo che tanto il pennino sia generoso e largo come questo, quanto un pennino più sottile, sto parlando sempre dello stesso foglio, il risultato, cioè la tonalità, la gamma è sempre quella. Ma perché? Perché abbiamo comunque una capacità coprente, come vedete, anche con il tratto sottile, e quindi una fittezza che resta pari tanto nel tratto, quello più corposo, che in quello invece un pochettino più leggero. Passa il foglio, qui no, però qualche traccia ogni tanto possiamo vederla, proprio quando magari il pennino si ferma, si arresta un pochettino di più sullo stesso punto, però anche qui ha retto bene, diciamo, il colpo. Invece ogni tanto vedo magari qualche tendenza, qualche incipit verso lo spiumaggio, ma ancora qui è contenuto. Queste sono prove invece che ho fatto su carte diverse nel tempo, sempre dello stesso colore, lo stesso pennino. Qui stiamo parlando invece di pennino ad intinzione, proprio per fugare ogni dubbio. Vedete che resta, al di là della carta, queste due sono carta Rhodia, quindi identiche, questa è una carta Clairefontaine, invece resta effettivamente identico, quindi è un inchiostro che, se preservato dalla luce, è un inchiostro molto coerente anche nel riscontro visivo alla prova del tempo. E andiamolo a vedere su una carta invece, sulla carta Clairefontaine. Questa è una carta, praticamente una Rhodia, bianca però rigata. Anche qui si può vedere che effettivamente, bello e dannato mi ero scritto, effettivamente è un bell'inchiostro, è una tinta che davvero è una tinta che resta unica. Invece sulla carta Ecoqua della Fabriano, essendo una carta avoriata, possiamo notare che si addolcisca un pochettino questo blu, perda quel vigore, quella veemenza, diciamo, perché veramente colpisce questo blu, si addolcisce un pochettino, ma resta comunque sempre un bell'inchiostro. Anche in questo caso, visto che ho scritto da una parte e dall'altra, vedete, non c'è stato problema di andare a passare il foglio, quindi prova superata. Mettiamolo vicino a qualche altro inchiostro, giusto per darvi un riferimento. Allora, ne tengo uno. Il mio Noodler potrebbe assomigliare un po', potrebbe richiamare un pochettino, ad esempio, il Pelikan Sapphire della serie Edelstein, perché comunque c'è questa componente abbastanza spiccata di rosso, lo troviamo in entrambi, è tipico dello zaffiro, ma potrebbe ricordare invece in maniera un pochettino più rigorosa verso il blu, il Private Reserve, il Cosmic Cobalt, al quale si può notare viene sottratta la dominante magenta, vedete, e resta un pochettino più blu. Per esempio, questo è un altro inchiostro che a me piace molto, anche questo però va un po' trattato coi guanti perché potrebbe incrostare. Dico unica perché questo tipo di blu vibrante io lo trovo soltanto nel Bay State. E poi ancora potrebbe ricordare un pochettino l'Herbin, l'Eclat de Saphir, sebbene non riesca a mantenere quest'ultimo la componente magenta così viva e quindi dare un tono così vivace all'inchiostro anche quando si è asciugato, però sono abbastanza vicini nello spettro cromatico. Insomma, un bell'inchiostro senza dubbio, però mi raccomando, pulitelo sempre bene dopo che l'avete usato e non lasciatelo nella penna, perché sennò sono dolori. Ciao a tutti amici e vi aspetto alla prossima.